Ciao, oggi ti parlerò di questo, il monoruota. Vibe with me, y'all. Vibe with me, y'all. Let's take a ride. Se già lo conosci, trovi qui in basso i vari capitoli. Se invece non lo conosci, si tratta di un mezzo a batteria, autobilanciato, formato per l'appunto da una sola ruota. Da quando lo uso per andare in giro, molte persone mi chiedono come funzioni. Ogni volta che lo spiego e che racconto il suo funzionamento, penso che dovrei fare un video. È il video che stai guardando in questo momento. A mio avviso è il mezzo del futuro, o lo sarebbe se non venisse vietato di qui a breve, ma di questo ne parliamo dopo. La tipica domanda che ricevo è come faccio a non cadere. La dinamica di funzionamento, tutto sommato, è abbastanza semplice ed è simile a quella di una bicicletta. Quando andiamo in bici, infatti, possiamo cadere di lato, ma non in avanti o indietro. Allo stesso modo, il monoruota, una volta acceso, si bilancia da solo. Grazie infatti alla sua elettronica e a decine di misurazioni che lui compie ogni secondo, decide di spostare la ruota in avanti o indietro per mantenere sempre centrato il suo baricentro. Come vedi, io qui posso cadere lateralmente, ma non in avanti. Quindi, esattamente come per la bici, si tratta di imparare a non cadere di lato. Molti mi chiedono, ma come fai quindi a frenare se non c'è il manubrio con i freni? Effettivamente non ci sono neanche i pedali per accelerare. Fa tutto il motore, anche il freno. Quindi la velocità, accelerazione o decelerazione che sia, si ottiene inclinandosi in avanti o indietro, spostando il peso, esattamente come in una curva quando siamo su una moto, portiamo il peso all'interno della curva. Quando ci si ferma, basta mettere un piede a terra. Per partire bisogna acquistare quell'istante di equilibrio su un piede solo che ci permette di partire, esattamente come per la bici. Io ho imparato ad andarci in meno di una settimana. Una settimana nelle quali molte volte ho avuto momenti di sconforto, perché sulle prime sembra veramente impossibile da controllare. Però effettivamente ricordo di aver fatto un pensiero molto simile anche quando ho imparato ad andare in bicicletta. Poi un giorno si sblocca qualcosa di istintivo e finalmente riesci ad andare e ti senti padrone del mezzo. Quella sensazione l'ho provata anche con lui e da lì in poi è stata una strada in discesa, letteralmente. Se stai imparando o comunque vorresti imparare, posso darti qualche consiglio. Io personalmente, come l'ho tirato fuori dalla scatola, mi ci sono appeso alla sbarra, quella attaccata alla porta, quella per fare le flessioni, stando su di lui giusto per iniziare e avendo la certezza attaccato alla sbarra di non poter cadere. Però, devo dire la verità, questa tecnica poi non ti porta da nessuna parte, letteralmente. Quindi il primo movimento da fare è un movimento a perno, quindi su una gamba che resta a terra e con l'altra gamba appoggiata sopra. Con questo primo movimento si riesce a prendere confidenza con il mezzo, però ovviamente ancora non si riesce ad andare in giro. Il vero secondo step è quello di trovarti un ambiente tranquillo. Io ho avuto la fortuna di avere la possibilità di stare in un ambiente al chiuso, in una palestra che aveva i corrimani, quelli per la danza classica, che mi sono potuto disporre letteralmente a corridoio e quindi con tutte e due le mani mi reggevo e con la ruota sotto i piedi riuscivo a compiere i primi metri, tenendomi ovviamente con le mani. Se hai comunque a disposizione uno spazio, basta che abbia un corrimano lungo il quale muoverti i primi metri. Farai il pensiero, non ce la farò mai. Quando cominci a prenderci confidenza, poi cominci davvero a poterti muovere. E il mio obiettivo finale è stato quello poi di realizzare l'otto, cioè di girare e fare le curve sia a destra che a sinistra, un po' come per l'esame della motocicletta. Un consiglio che mi è stato fondamentale, credimi, sarà fondamentale anche per te se sei alle prime armi, è quello di rivolgere sempre il petto nella direzione in cui vuoi andare. Questo consiglio è fondamentale perché quando giri il petto i piedi poi seguono quella direzione e viene tutto in maniera molto naturale. Quando poi sarai bravo potrai anche girarti per vedere se c'è qualcuno dietro di te e quindi riuscirai a compensare anche questa situazione. Chiaramente i primi giri all'aperto li ho fatti su strade molto poco trafficate o quasi deserte o comunque su delle ciclabili. Io lo sto usando da diversi anni, il mio modello piccolino, oggi non c'è neanche più in vendita,
Però comunque ti lascerò qualche link dove se ti interessa puoi andare a vedere che cosa offre il mercato adesso. Ci sono modelli molto più performanti, molto più nuovi, molto più belli, molto più fighi e anche molto più costosi. Io l'ho comprato nel 2019 e vivendo in una città tutto sommato abbastanza piccola non ho mai sentito il bisogno di cambiarlo. Certo, il desiderio di cambiarlo tantissime volte, però in realtà i suoi 20 km che oggi si sono un po' ridotti, siamo sui 15 km di autonomia e comunque i suoi 22 km orari, ne facesse qualcuno in più sarebbe anche meglio, però lo rendono tutto sommato un mezzo perfetto per una città piccolina come la mia. Dovessi vivere in una città un po' più grande, sicuramente sarei già passato a un'altra ruota. Però, tutto sommato, sentivo la necessità di alcune cose che a questo modello molto basico mancavano e che puoi già vedere realizzate. Io le ho realizzate parecchio tempo fa, non avevo ancora il canale di YouTube, quindi non ho neanche pensato di filmare il mio lavoro. Quando l'ho acquistato, ho pensato bene di aggrapparmi qui sotto. C'erano 4 buchi per 4 viti, sui quali mi sono aggrappato con questa barra metallica qui che ho realizzato io, con un profilato di alluminio di 2 cm per 1,5 mm, 2 di spessore, che ho piegato a mano seguendo appunto questa forma. Il che mi ha permesso di creare una struttura sulla quale aggrapparmi per metterci che cosa? Fondamentalmente una luce, una batteria, perché non volevo drenare la batteria sua integrata, e le luci dietro, le luci rosse dietro, con tanto di stop. Ho creato questa piccola strutturina qui davanti per sostenere un pacco batteria con il suo caricabatterie da 12 volt. Questo è un faretto tipo quelli da moto sul quale ho appiccicato con la colla una piccola visiera. Il tutto si accende accendendo il pacco batteria e ho messo un interruttore separato per il faro davanti. Fa una discreta luce, ma non è il vedere la strada che mi interessa. Quello che mi interessa è farmi vedere andando in giro dalle altre auto. Quindi di giorno non ha molto senso perché non cambia la visibilità, ma all'imbrunire io già lo accendo e mi permette di essere sicuramente più visibile. Invece ciò che è sempre acceso sono le luci dietro, le mie luci di posizione. È una semplicissima striscetta LED rossa, alla quale ho aggiunto però 2 luci un po' più importanti, che come vedi quando inclino il monoruota si accendono. In effetti fanno proprio da stop. Siccome lui non cambia l'inclinazione, in fase di frenata l'inerzia spinge verso avanti e quindi per ottenere questo ho messo un piccolo interruttore al mercurio che appunto sente la gravità, c'è una gocciolina di mercurio che si sposta e fa contatto quando vado in avanti. Quando accelero poi il contatto si stacca. Sicuramente su strade con un po' di buche si crea un po' di effetto lampeggio, il che non mi dispiace perché, ripeto, io voglio essere visibile, quindi se lampeggio un po' di rosso non fa male. L'impianto elettrico è neanche da dire, sono 2 fili e 2 interruttori, niente di assolutamente difficile. Lo sbilancia un pochino in avanti, ma tutto sommato lui si bilancia da solo. Quindi avrebbe un po' la tendenza ad andare in avanti per il peso della batteria che lo spinge un po' in avanti, ma è veramente una variazione microscopica. Altra piccola modifica che io ho fatto proprio per imparare è il jeans, questa specie di minigonna che io ho fatto. Io l'ho fatta da subito per evitare, siccome sapevo che sarebbe rotolato un po' di volte, ed è un jeans nel quale ho messo un quadratozzo di panno che mi protegge le caviglie, proprio perché adesso non lo faccio più, ma quando sei all'inizio che impari tendi a incastrare molto il piede qui sotto e spingi molto con il malleolo e quindi ho messo questa protezione proprio per non pestare troppo la gamba. Queste sono le modifiche che ho fatto a questo monoruota che devo dire la verità ad oggi sono ancora estremamente contento. È piccolino, però ha anche il vantaggio di essere molto leggero, quindi io quando mi capita di andare in giro e devo andare magari devo salire qualche piano di scale, e effettivamente questo pesa 11 kg, non è leggerissimo, ma si porta. Quelli un po' più grossi mi porrei il problema di doverlo legare magari alla base di un palazzo proprio per non portarmelo su dalle scale. L'autonomia originariamente era sui 20 rotti, 25 km, oggi siamo sui 15 km effettivi, le batterie ovviamente hanno perso un po' di carica. Ci ho percorso circa 1500 km mi sembra, dopo controllo sull'app perché ovviamente c'è un'app con la quale si interfaccia, avrebbe delle sue lucine che io ho nascosto con la copertura,
Questa copertura doveva essere per i primi tempi, poi in realtà io l'ho lasciata sempre, non vedo il motivo per cui toglierla. Io non sono mai caduto, soprattutto all'inizio ho perso, diciamo, un po' il controllo un paio di volte a velocità basse. Una volta ho incrociato una bici che non sapevo come affrontare, lo spazio era stretto ed ero su marciapiede. Un'altra volta invece mi stavano investendo sulle strisce, io stavo attraversando le strisce e una macchina mi è venuta addosso. Devo dire che la signora che guidava aveva il sole negli occhi e quindi non mi ha visto. Fatto sta che non mi sono arrabbiato né niente, io per fortuna io sono sceso, nel senso che avevo capito che che non mi aveva visto e che sarebbe andata avanti. Io ho lasciato il povero Cicino che finisse sotto la macchina mentre io sono andato via. A livello di sicurezza, nessun mezzo è sicuro, non siamo sicuri su un pullman, non siamo sicuri in auto, non siamo sicuri in moto, non siamo sicuri neanche ovviamente su di lui né tantomeno su un monopattino. Lui però rispetto al monopattino ha dei grossi vantaggi. Io quando si è trattato di decidere ho pensato molto se prendere un monopattino come tutti gli altri oppure prendere un qualcosa di più bello, più figo, ma anche che fosse un po' più sicuro. La dimensione di questa ruota, e lui è uno dei più piccoli, ha una delle ruote più piccole, è comunque il doppio rispetto a quella di un qualunque monopattino. Significa che si pianta meno nelle buche, significa che hai un maggior controllo, sei meno suscettibile a terreni accidentati. Inoltre il manubrio è una falsa sicurezza in caso di un ostacolo che ti si pone davanti. Su un monopattino l'unica cosa che puoi fare è tirare al massimo il freno, con il risultato che le tue mani sono impegnate a stringere qualcosa che però non ti protegge e quindi finisci con la faccia per terra. Invece con lui le mani sono libere, quindi la reazione istintiva sarà quella di frenare e di portare i piedi in avanti, eventualmente si potrà scendere e lasciare che lui vada avanti e noi potremo camminare e comunque avremo le mani libere per eventualmente proteggere il torace. Quindi a livello di sicurezza mi ha sempre dato molta affidabilità. Devo dire che però io da sempre ho deciso di usare il casco, cosa che non uso in bici paradossalmente, però su di lui ho sempre preferito indossarlo. Inoltre lui ha un grande vantaggio, non faccio fatica a pedalare, quindi se ogni tanto in bicicletta uno tende a non frenare perché effettivamente hai guadagnato un po' di velocità e quindi all'approssimarsi di un incrocio tendi a non rallentare troppo perché dici così vado e non devo riguadagnare velocità pedalando. Lui fa la fatica, quindi io quando vedo un incrocio, quando vedo un passo carraio non sicurissimo, io rallento. Ha una cosa bellissima che poi ho scoperto facendo un giorno una lunga discesa. Lui è un po' come una Tesla, ricarica l'energia. Quindi il freno, che non è, ripeto, un freno fisico come quello del monopattino, è proprio un freno motore. Quindi quando uno si inclina indietro, lui inizia a recuperare energia, cioè inizia ad assorbire energia che poi butterà nelle batterie. Ovviamente quella che recuperi in frenata è veramente poca, nell'uso cittadino è molto limitato, mi capita ogni tanto di fare qualche discesa e hai 2 secondi di ricarica delle batterie, non sono certo discese importanti, ma mi è capitato una volta che ho fatto una bella salita per i Colli dell'Osservanza a Bologna e lui ce l'ha fatta, andava piano, andava sui 8-9 km orari in salita e mi sono chiesto appunto cosa sarebbe successo in discesa. Sono partito con la batteria al massimo, quindi era circa il 95%. Lungo la salita è scesa drasticamente. Ho fatto una bella salitona, sarà stata di 1,5 km, forse 2. Quando sono arrivato in cima era al 50%. Nella mia testa lui avrebbe consumato il restante 50% per frenare. Invece ho scoperto scendendo che si stava ricaricando, quindi quando sono arrivato di nuovo alla discesa, alla base della discesa, ho scoperto guardando sull'app che da 50% ero ritornato su sarà stato l'80-85%, quindi ho recuperato non tutta, ma ovviamente un po' se n'è dispersa, ma tantissima energia l'ho recuperata facendo la discesa. Passiamo al discorso della legalità. La legalità di questi oggetti è sempre stato un mio grande cruccio.
Io, ripeto, ho sempre usato il caschetto, ho sempre da subito ho messo le luci, da subito ho messo il faretto davanti, ho anche un clacson di quelli da bici, l'ho legato alla spallina dello zaino per tanto tempo. In realtà il clacson è una cosa che veramente non ho mai usato perché la cosa più veloce da fare è usare la voce, dire scusate, sto passando. Io quando vado in giro gesticolo anche tantissimo, cerco di comunicare con le altre persone in strada, che siano bici, pedoni o auto. Cerco di fare molta attenzione al codice della strada, mi faccio da parte come fossi una bici e cerco di non fare mai manovre pericolose. Mi capita ogni tanto di fare qualche frammento di marciapiede se la situazione lo richiede ed è necessario, però da subito ho capito che lui era un mezzo per andare in strada esattamente né più né meno come una bici, non strade extraurbane, ma strade urbane, strade tranquille dove appunto uno già normalmente gira in bici. Nei casi in cui ho una ciclabile a portata di piede, a portata di ruota, ovviamente preferisco usare la ciclabile, in questo modo sono anche più tranquillo che ho una corsia riservata e non vado ad intralciare il traffico delle auto. Ho molto rispetto delle auto perché comunque anch'io guido e mi dà fastidio quando mi capita di vedere l'attraversamento col monopattino. Ringrazio, e sono ironico, ringrazio tutti i monopattinisti che violano il codice della strada e che impongono poi dei regolamenti più severi come sta per succedere. La legalità di questo oggetto è sempre stata molto fumosa. All'inizio non era regolamentato, poi è stato regolamentato all'interno di una legge, quella del ministro Toninelli, pancia a terra, non so se ve lo ricordate, nell'imitazione di Crozza. Per un brevissimo periodo è stato nella micromobilità, ma poi in realtà l'avevano limitato a 6 km orari, poi l'hanno tolto, l'hanno rimesso, fatto sta che c'è sempre stato un enorme buco legislativo. Hanno tentato di fare qualche sequestro, non ci sono riusciti perché ho contattato una persona che è riuscita a far dissequestrare in quanto non esisteva appunto una legge dedicata al monoruota. L'unica sanzione possibile ad oggi è praticamente l'equivalente dell'utilizzo di uno skateboard in carreggiata o in luoghi pedonali, quindi stiamo parlando di una sanzione di 26 euro ridotta a 18 se pagata entro i 5 giorni e che comunque a tutt'oggi è stata poco comminata perché appunto c'è un buco legislativo. Dopo vi lascio qualche link in descrizione per quanto riguarda queste leggi, quindi fino ad ora si può girare, fino ad oggi, fino all'uscita di questo video è in qualche modo consentito girare, non è troppo regolamentato e comunque non è vietato, non è espressamente vietato. Purtroppo questo codice, come l'ha chiamato qualcuno, codice della strage, sicuramente presenterà delle novità questo codice della strada che sta per uscire a marzo. Solo a base di questo capiremo se questo può essere davvero il mezzo del futuro oppure no. Magari farò un aggiornamento di questo video. Spero che questo mezzo venga finalmente autorizzato con o meno un'assicurazione, con o meno vari obblighi tipo la targa, che mi sembra idiota, ma vabbè, con o meno altri piccoli obblighi, le frecce, mi toccherà mettere qualcosa per le frecce se continuerò a usare lui, ma se viene regolamentato molto probabilmente sarà giunto l'ora anche di prendermi qualcosa di un po' più solido. Sono in contatto da poco con un gruppo di monoruotisti, mi ha dato un po' di speranza, aver contattato delle persone che condividono con me questa passione mi ha fatto sentire un po' meno solo. Sono anni che vado in giro e personalmente non ho mai incontrato dei monoruotisti mentre io ero sul monoruota, ne ho visti alcuni in giro ma non li ho fermati per dire ciao anch'io c'ho il monoruota. Ne sono stracontento e spero che non me lo facciano chiudere in uno sgabuzzino perché è un oggetto veramente comodo per andare in giro. Grazie di avermi tenuto compagnia. Io spero di aver sensibilizzato con questo video qualcuno di voi, spero di avervi incuriosito. Io sono Andrea, Sanjo Maker, e anche se in questo video non ho realizzato cose, ti ho mostrato cose che ho realizzato io e avevo veramente piacere di condividere tutti questi pensieri con voi. Ci vediamo alla prossima, ho una lista di video da fare bella lunghetta. Alla prossima, ciao!